Ciao a tutti! Eccoci al tutorial in cui mostreremo come abbiamo rinnovato i cassetti della nostra cucina. Nello scorso video ci siamo occupati delle ante, oggi mostriamo invece come applicare la pellicola adesiva sui cassetti sia piccoli che grandi. Partiremo dal cassetto piccolo dove io ho già tolto la maniglia centrale. Ed effettuerò un'applicazione senza smontare nient'altro. Quindi un'applicazione facile che chiunque può fare. La prima cosa che faccio quando rinnovo qualcosa di vecchio è controllare anche lo stato di usura. In questo caso vedo che il vecchio rivestimento è abbastanza sano, non si stacca in questi punti e di conseguenza posso lasciarlo così com'è, applicandovi la pellicola adesiva direttamente sopra. Io ho già tagliato la fascia di pellicola nella giusta misura e ho lasciato abbondanza su tutti e quattro i lati. Cosa ci serve per la nostra applicazione oltre alla pellicola adesiva? Ci serve la nostra spatola, ci serve un taglierino, ci serve una pistola termica o foam per capelli, ci serve in questo caso un promotore di adesione da applicare sulla scanalatura frontale che vedete, sia sui bordi e retro del cassetto per aumentare leggermente l'adesione e anche la tenuta. Ci serve infine un metro per misurare la pellicola adesiva. Come detto prima, io ho già tagliato a misura e ho mantenuto un margine di abbondanza più che sufficiente per lavorare meglio e più comodamente. Come sempre, prima di procedere puliamo bene la nostra superficie. Applichiamo il Magnum Primer usando il tampone in dotazione. Lo passiamo nella scanalatura centrale. Lungo i bordi e nella parte interna del cassetto. Poi attendiamo circa 5 minuti che asciughi. Poiché la mia fascia è molto piccola, posso decidere di applicarla direttamente sul cassetto. Per farlo mi basta rimuovere la carta posteriore completamente e posizionarla al centro della parte frontale come sto facendo. Vedete, ho margine su tutti i lati. E adesso con la spatola mi basta premere dal centro per fissare bene la pellicola adesiva. Con la pistola termica scaldo solo dove è presente la scanalatura centrale. Poi prendo la spatola e premo assicurandomi di far uscire l'aria al di sotto. Giro il cassetto in questo modo e con il taglierino eseguo 4 tagli lungo ogni spigolo. Taglio a circa 45 gradi come state vedendo. Rimetto il cassetto nella posizione di prima. Ora, la procedura è la stessa delle ante e di qualsiasi altro bordo. Uso la pistola termica, scaldo il bordo e tensiono leggermente. L'obiettivo è sempre quello di applicare bene sullo spigolo e far aderire la pellicola in modo corretto. Scaldo e tensiono, partendo dal centro verso i due angoli. Quando arrivo all'angolo, piego la pellicola e taglio il materiale in eccesso, come vi mostro in questo punto. Stessa cosa nel lato opposto.
Poi chiudo il bordo applicando anche nel lato interno del cassetto. Scaldo e tensiono esattamente come prima. Applico per almeno 2-3 cm internamente. Prendo il taglierino e rimuovo la pellicola adesiva in eccesso. Terminato questo lato, vado avanti con quello opposto. Stessa procedura. Scaldo. Tensiono. Applico sul bordo. Faccio gli angoli come prima. E faccio la parte interna del cassetto. Arrivato alla parte laterale, l'unica differenza sarà nella fase di taglio. Come al solito, prima scaldo e tensiono, ormai l'avete capita. Arrivato all'angolo, dovrò fare un taglio netto e rimuovere la pellicola in eccesso. Vedete come faccio? Lo mostro meglio sul lato opposto. Taglio netto e via. Basta. Chiudiamo il retro e completiamo la nostra applicazione. Ci occupiamo anche dell'altra parte del cassetto come abbiamo fatto ora. Ok, il nostro lavoro è finito, dobbiamo solo rimettere la maniglia. Per farlo segno dal lato opposto il punto in cui forare. E poi rimetto le viti. Oh, il nostro cassetto è terminato, vediamo come sta una volta rimesso al suo posto. Beh, niente male, questa parte è terminata, manca solo il cassetto grande. Sostanzialmente non cambia nulla, l'applicazione è identica, solo più in grande. Infatti la fascia tagliata per questo cassetto è molto più ampia. Prima di mostrarvi il risultato completo, volevo darvi un consiglio. Come abbiamo già detto, noi abbiamo rinnovato questa cucina che era davvero usata e vecchia. E infatti ci siamo trovati con questo cassetto, ad esempio, che ha dei difetti. Vedete il vecchio rivestimento come si solleva su questi punti? Negli altri casi non è successo e non abbiamo provveduto a sistemare nulla. Ma nel caso capiti anche a voi, suggeriamo di utilizzare una colla rapida, ad esempio, e sistemare questi difetti prima di applicare la pellicola adesiva sopra. Vedete, non possiamo lasciarli in questo stato. Bastano poche gocce di prodotto sotto al vecchio rivestimento. E ciò permette anche alla pellicola di rimanere in posizione anche a distanza di tempo. Quindi ricordatevi sempre, prima sistemare eventuali difetti. Bene, ecco come si presentano adesso ante e cassetti. Niente male, dai. Manca poco per terminare la nostra cucina. Abbiamo rinnovato la parete, abbiamo rinnovato il piano di lavoro, le ante, oggi i cassetti. Oltre anche ai punti interni e laterali del mobile. Nei prossimi video cercheremo di rinnovare anche alcuni dettagli come lo zoccolo qui in basso e altri particolari come le coperture delle prese della corrente. Quindi rimanete con noi per vedere alla fine della serie come sarà la nostra cucina completamente rinnovata. Sperando di esservi stati di aiuto anche stavolta, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao ciao!